Oggi sono molto felice di essere qui con voi. È una bellissima mattina e sono pronto per una conversazione speciale. Mia, buongiorno. Come stai oggi? Buongiorno a tutti voi, cari ascoltatori. Sono Mia e sono contentissima di essere qui con Lucas oggi. Lucas, sto benissimo, grazie. Sai, stamattina ho bevuto il mio caffè guardando fuori dalla finestra e pensavo proprio a te e all'episodio di oggi. Davvero? E cosa pensavi di me, Mia? Spero cose belle. Certo, solo cose belle. Pensavo che oggi voglio chiederti qualcosa di molto personale e interessante. Voglio sapere tutto della tua città natale. Voglio che tu mi racconti dove sei cresciuto, cosa ami di quel posto, i tuoi ricordi più belli. Da dove vieni, Lucas? Ah, che bella domanda. Vengo da una città meravigliosa nel nord Italia. Si chiama Verona. Forse alcuni di voi la conoscono già. È la città di Romeo e Giulietta, la storia d'amore più famosa del mondo. Oh, Verona! Che romantica! Cari ascoltatori, voi conoscete Verona? Avete mai sentito parlare di questa città? Scrivete nei commenti se la conoscete o se avete mai visitato questa bellissima città. Siamo curiosi di sapere quanti di voi conoscono già questa perla del nord Italia. Sì, Verona è davvero speciale. Quando penso alla mia città, la prima cosa che vedo nella mia mente è l'Arena di Verona. È un anfiteatro romano enorme, molto antico. È bellissimo, uno dei monumenti più impressionanti che io abbia mai visto nella mia vita. Un anfiteatro romano, come il Colosseo a Roma. Sì, è simile al Colosseo, ma più piccolo. L'Arena di Verona ha circa 2000 anni ed è straordinariamente ben conservata. Puoi ancora vedere i gradini di pietra dove si sedevano i romani. E la cosa più bella è che ancora oggi le persone vanno lì per vedere l'opera lirica. D'estate ci sono spettacoli all'aperto dentro l'anfiteatro. È una cosa magica, Mia, davvero magica. Opera all'aperto in un anfiteatro romano di 2000 anni. Cari ascoltatori, potete immaginare questa cosa? Sedetevi sotto le stelle, circondati da pietre antichissime, e ascoltate la voce di un tenore che canta. Lucas, tu sei andato spesso all'opera lì da bambino? Da bambino, i miei genitori mi portavano all'arena ogni estate. Ricordo ancora la prima volta. Avevo 6 anni. Era sera, c'erano migliaia di persone e quando la musica ha iniziato ho sentito qualcosa di speciale nel cuore. Era la Traviata di Giuseppe Verdi. E anche se ero piccolo, ho capito che stavo vivendo qualcosa di unico e irripetibile. Che storia bellissima! I tuoi genitori ti hanno trasmesso l'amore per la musica e per la cultura fin da piccolo. Questo è davvero un dono prezioso. E il centro di Verona, com'è? Raccontaci i posti che amavi di più. Il centro di Verona è meraviglioso. Ci sono piazze antiche, chiese bellissime e il fiume Adige che passa attraverso la città. Il fiume è di un colore verde-azzurro molto particolare, quasi irreale. Da bambino andavo sempre al fiume con i miei amici. Ci sedevamo sui gradini vicino all'acqua e passavamo ore a parlare, a giocare, a guardare i cigni che nuotavano lenti. I cigni nel fiume. Che immagine poetica! Cari ascoltatori, fermatevi un momento e pensate alla vostra città natale. C'è un posto speciale nella vostra città che ricordate con affetto? Un posto dove andavate da bambini? Scrivete nei commenti, vogliamo sapere tutto. E ora, Lucas, parliamo del cibo di Verona, perché si sa che in Italia ogni città ha i suoi piatti tipici. Ah, il cibo! Questo è il mio argomento preferito. A Verona abbiamo piatti meravigliosi. Il più famoso si chiama risotto all'amarone. L'amarone è un vino rosso molto famoso della zona di Verona, un vino potente e profumato, e questo vino si usa per cucinare il risotto. Il risultato è incredibile, ricco e profondo, un piatto per occasioni speciali. Un risotto cucinato con il vino rosso. Che idea fantastica! Io adoro il risotto, ma non ho mai mangiato il risotto all'amarone. Deve essere delizioso e molto sofisticato. È assolutamente delizioso. E poi abbiamo anche il bollito con la pearà. La pearà è una salsa tipica di Verona, fatta con pane raffermo, midollo di bue e tanto pepe nero. Il nome pearà viene dalla parola pepata nel dialetto veronese. È un piatto antico, povero nelle origini, ma ricchissimo di sapore e di storia. Dialetto veronese. Interessante. Cari ascoltatori, sapete che in Italia ogni regione, e spesso ogni città,
ha il suo dialetto? Il dialetto è una variante locale della lingua italiana, con parole proprie, suoni propri, espressioni proprie. Non è facile da capire, anche per gli italiani di altre regioni. Lucas, tu parli il dialetto veronese? Sì, un poco. Da bambino lo sentivo spesso dai miei nonni. Mio nonno parlava sempre in dialetto con i suoi amici al bar. Io lo ascoltavo e capivo quasi tutto, perché ci ero abituato, ma parlarlo è più difficile. Oggi i giovani parlano meno dialetto, ma alcune parole dialettali le uso ancora nella vita di tutti i giorni senza accorgermene. Che bello! La tradizione dialettale è parte importante dell'identità di un posto. È importante non perderla. E parlando di tradizioni, Lucas, ci sono feste o eventi speciali a Verona? Che ricordi con particolare amore? Assolutamente. A Verona c'è una festa molto particolare che si chiama il Bacanal del Gnocco. È il carnevale di Verona, ma con una tradizione unica. C'è un personaggio speciale che si chiama il papà del gnocco, un uomo vestito in modo buffo che porta un grande gnocco su un bastone. È una tradizione antichissima, risale al XVI secolo. Il papà del gnocco. Che nome divertente e originale! Cari ascoltatori, avete mai sentito parlare di questa tradizione? È una cosa unica al mondo, solo a Verona? Lucas, tu hai mai partecipato a questo carnevale da bambino? Ogni anno, senza eccezioni. Era la mia festa preferita. Tutta la città scendeva in piazza, c'erano costumi coloratissimi, musica, risate e naturalmente tanti gnocchi, perché a Verona il venerdì del carnevale è tradizione mangiare gli gnocchi. Questa usanza viene da una storia antica di solidarietà. Secoli fa, un uomo ricco distribuì gnocchi ai poveri della città durante un periodo difficile e da allora questa tradizione non si è mai interrotta. Che storia bellissima! Gli gnocchi come simbolo di solidarietà e generosità. Questo mi tocca il cuore. Cari ascoltatori, anche nella vostra cultura ci sono tradizioni legate al cibo con una storia speciale? Raccontatecele nei commenti. E ora, Lucas, se un ascoltatore vuole visitare Verona, qual è il momento migliore dell'anno per andarci? Io dico la primavera o l'inizio dell'estate. In primavera, tra marzo e maggio, la città è bellissima, ci sono fiori dappertutto, non fa troppo caldo e non ci sono troppi turisti. D'estate, da luglio ad agosto, ci sono gli spettacoli all'arena, ma fa molto caldo e ci sono moltissimi turisti. Dipende da cosa vuoi fare e da cosa ami di più. Perfetto! Cari ascoltatori, segnatevi questo consiglio di Lucas. Ora voglio fare una cosa diversa e divertente. Lucas, descrivi Verona con sole 3 parole. Solo 3. Qual è la prima? La prima parola è romantica. Shakespeare ha scelto Verona per la sua storia d'amore più famosa non per caso. C'è qualcosa nell'aria di questa città che fa sentire le persone romantiche. Forse è l'architettura medievale, forse è il fiume, forse è la luce del tramonto sui tetti di marmo rosa. Non lo so esattamente, ma è così. Romantica, perfetta. La seconda? La seconda parola è autentica. Verona non è una città costruita per i turisti, è una città vera, con persone vere che vivono la loro vita normale tra monumenti straordinari. I veronesi non si sono persi tra i selfie e i souvenir. La città ha ancora la sua anima profonda e la sua identità vera. Autentica. Mi piace moltissimo questa parola e questa riflessione. E la terza? La terza parola è generosa. I veronesi sono persone molto accoglienti. Quando vai a Verona, le persone ti aiutano, ti sorridono, ti fanno sentire a casa. Questa è una cosa che ho sempre amato profondamente della mia città. Romantica, autentica, generosa. 3 parole perfette per Verona. Cari ascoltatori, ora voglio fare lo stesso gioco con voi. Pensate alla vostra città natale e scrivete nei commenti 3 parole per descriverla. Solo 3 parole. Voglio leggere tutte le vostre risposte, promesso. E dite anche il nome della vostra città e il paese da dove venite. Sì, ascoltatori, fatelo subito! È un esercizio perfetto per praticare il vostro italiano in modo creativo. Così possiamo imparare tutti insieme e scoprire nuovi posti del mondo. Lucas, c'è qualcosa che ti manca di Verona? Qualcosa che pensi spesso quando sei lontano dalla tua città?
Sì, mi mancano molte cose, ma la cosa che mi manca di più sono i momenti semplici. Mi manca camminare per il centro la domenica mattina quando la città è tranquilla. Mi manca prendere un caffè al bar con i miei amici d'infanzia. Mi mancano le serate d'estate in Piazza Bra, quando tutti escono, le famiglie camminano, i bambini corrono e la città è piena di voci e di vita. I momenti semplici sono spesso i più belli e i più difficili da dimenticare. Quando si è lontani da casa, non mancano tanto i monumenti, mancano i sapori, i suoni, le persone, le abitudini quotidiane. Cari ascoltatori, anche voi avete questo sentimento? Vi mancano le cose semplici della vostra città natale? Scrivete nei commenti. Mia, e tu? Abbiamo parlato tanto di me e di Verona, ma non ti ho ancora chiesto della tua città natale. Da dove vieni? Hai ragione. Vengo da Napoli. Una città completamente diversa da Verona, ma altrettanto straordinaria. Napoli è nel sud Italia, è caotica, rumorosa, coloratissima, piena di energia e di contraddizioni. È una città che ti travolge, ti sorprende, ti fa arrabbiare e ti fa innamorare nello stesso momento. E naturalmente, Napoli è la città della pizza più buona del mondo. La pizza napoletana! Non si può discutere, è la migliore pizza del pianeta. Cari ascoltatori, avete mai mangiato una vera pizza napoletana? Con la mozzarella di bufala, il pomodoro San Marzano, il basilico fresco, cotta nel forno a legna? Se sì, sapete già di cosa parlo. La pizza napoletana è una religione a Napoli. Quando ero bambina, mia nonna faceva la pizza in casa ogni domenica mattina. Tutta la famiglia si riuniva in cucina, ognuno aveva il suo compito, e l'odore della pizza riempiva tutta la casa. Sono ricordi che porto sempre nel cuore, ovunque vada. Che immagine bellissima e calda! Ascoltatori, vedete come il cibo è profondamente collegato ai ricordi e alle emozioni? Questa è una cosa molto italiana, ma anche universalmente umana. Il cibo non è solo nutrimento, è cultura, è famiglia, è memoria. Assolutamente vero! E ora facciamo una piccola sfida per i nostri ascoltatori. Voglio che pensino a una tradizione della loro cultura legata al cibo e la scrivano nei commenti in italiano. Anche solo poche parole, anche se non siete sicuri. E voglio dire una cosa importante. Se non sapete come si dice qualcosa in italiano, cercate di scriverlo lo stesso. Usate parole semplici, fate del vostro meglio. Anche se fate errori, non importa. L'importante è praticare e non avere paura. Noi siamo qui per accompagnarvi, non per giudicarvi. Esattamente. Su Wow Podcast Italian tutti sono benvenuti, dai principianti ai livelli più avanzati. L'importante è partecipare e praticare insieme come una grande comunità. Lucas, hai un consiglio finale per chi vuole imparare l'italiano attraverso la cultura italiana? Sì, il mio consiglio è questo. Scegliete una città italiana che vi affascina e iniziate a studiare quella città. Leggete di quella città, guardate video, imparate le tradizioni, il cibo, la storia. Quando studiate qualcosa che vi piace davvero, imparate molto più velocemente e con molto più piacere. Fantastico! Io aggiungo: ascoltate podcast come Wow Podcast Italian regolarmente. È uno dei modi migliori per abituare il vostro orecchio all'italiano parlato in modo naturale. E commentate, partecipate, fate domande. La comunità di Wow Podcast Italian è qui per voi, sempre. Cari ascoltatori, grazie infinite per essere stati con noi oggi. Abbiamo parlato di Verona e di Napoli, di cibo, di tradizioni, di ricordi. Spero che abbiate imparato qualcosa di nuovo ed interessante sull'Italia e sulla lingua italiana. Grazie a tutti voi. Non dimenticate di lasciare un commento con le vostre 3 parole per descrivere la vostra città natale. E se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like, condividete con un amico che studia l'italiano e iscrivetevi al canale Wow Podcast Italian per non perdere i prossimi episodi. Alla prossima, amici! Continuate a studiare l'italiano con passione e curiosità. Ogni giorno un passo, ogni giorno una parola nuova. Arrivederci! Arrivederci a tutti! Vi aspettiamo al prossimo episodio su Wow Podcast Italian. Un abbraccio grande